Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, benvenuti e ben risentiti e rivisti. Una nuova puntata di Una vita da lontano. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, ma di scaricare tutti i nostri podcast e di seguirci su tutti i nostri social. Basta cercare Una vita da lontano. E anche da questa settimana, come dalla scorsa, vi ricordo che vi potete, ci potete aiutare un pochettino andando sul nostro Patreon, quindi Cacciate il grano. patreon.com/ Una vita da lontano, e iscrivendovi ai nostri abbonamenti potrete anche vincere delle fantastiche magliette con il logo di Una vita da lontano, delle tazze, insomma, eccetera eccetera. Quindi andate lì e trovate un sacco di cose interessanti. La grattacaccio a pedali l'abbiamo già inserita nell'elenco dei premi, Ancora no? no, ma l'ufficio marketing ci sta lavorando, Benissimo. quindi vediamo che cosa succede. Allora, questa settimana andiamo in un posto dove forse siamo stati già una volta, ma scopriremo qual è, per parlare di una cosa a tutti molto cara, che è quella di come si fa a comprare una casa quando uno vive Il all'estero grano. da espatriato. Ecco, quindi passando la parola a Piero che annuncia la sigla, cominciamo. Ebbene, mi era venuta in mente una critica alla tua introduzione, ma sono dimenticata. Per cui, in questo momento di svarioni, svarianze e svenimenti, via con la sigla e tutti zitti. Ciao a tutti anche da Emiliano, ciao Piero, ciao Raffaele. Presentiamo subito l'ospite, sto cercando di essere più ospite friendly, quindi benvenuto a Emanuele Musarra. Ciao. Grazie. Allora, perché Ciao. io di solito faccio un quarto d'ora di introduzione e l'ospite sta lì a aspettare, fa la muffa. Allora, Emanuele, benvenuto. Noi torniamo in un luogo in cui siamo stati vagamente, diciamo, di passaggio, grazie alle storie di altri espatriati solo per tratti, perché per la prima volta, insomma, abbiamo un ospite in Olanda, diciamo così, in questo momento, ovviamente non ovviamente ad Amsterdam, perché comunque l'Olanda Sì. non è solo Amsterdam, Esatto. è un paese piccolo, però La gente mormora. c'ha varie situazioni e varie città anche grandi, degne di Sì. nota. Tu sei il nostro 63esimo ospite, questa è la nostra 63esima puntata e la 7ª della terza stagione, quindi io ho fatto tutto il cappello, ho detto tutte le cose. Raffaele ha introdotto il tema della puntata. Secondo me dovremmo chiamarlo o l'erba del vicino è sempre più verde, oppure casa mia, quindi scegliete dopo, perché io già me l'immagino Pozzetto che va in giro per Amsterdam a farti vedere le case. Ma forse il primo tira di più, sai? Sì, quello sicuramente. Allora, Non avevo Emanuele, capito, perché siccome era Amsterdam, allora per quello l'erba. Ah, ok. Questa è arrivata è un più gioco tardi. di parole. Bravo. Capita. Ben alzato, Raffaele. Allora, dall'accento noi capiamo assolutamente che tu sei di Bolzano. Nordico, esatto. Nordico assolutamente, quindi ti sei Campione sicuramente d'Italia. spostato un pochino più a nord. No, in realtà sei di una delle regioni più gettonate per i nostri espatriati, almeno tra i nostri amici, Chissà perché, conoscenti. guarda. Beh, poi prima o poi faremo un'indagine, però non è una cosa scientifica. Parlaci un po' di te, da dove provieni esattamente. Allora, esattamente provengo sono cresciuto fra Messina e Letojanni, ridente paesino sul mare vicino Taormina. Mi sono fatto scuole là e poi mi sono subito spostato in giro, ho vissuto a Roma, a Milano, negli States, poi sono tornato in Sicilia e poi là ho conosciuto la mia attuale compagna, che era poverina in vacanza e mi ha conosciuto. Da lì abbiamo iniziato un anno di relazione a distanza, viaggiando fra la Sicilia e l'Olanda, noi diciamo che è una relazione che è nata grazie a Ryanair, perché altrimenti non sarebbe potuto esistere. Dopo un anno abbiamo deciso, vabbè,
avviciniamoci tutte e due, conviviamo insieme a Milano, che poi in realtà Milano è molto più vicino all'Olanda che alla Sicilia, però insomma abbiamo vissuto qualche anno a Milano e nel 2018 abbiamo deciso di spostarci qua in Olanda, fondamentalmente perché io volevo cambiare un po' aria. Lei ha detto vabbè, a questo punto se devo andare fuori dall'Italia, lei comunque parla italiano benissimo, integrata, ha studiato a Bologna, è innamorata dell'Italia, quindi io ho fatto questo atto di forza, ho detto, vabbè, andiamo fuori, facciamo un po' facciamo qualcosa che piace a me, andiamo fuori, e quindi lei ha detto vabbè, preferisco che torniamo a casa, e quindi siamo venuti qua in Olanda. L'Olanda tra l'altro è una nazione con cui io già ho un rapporto precedente al mio trasferimento, perché alcuni dei miei migliori amici sono degli expat olandesi in Sicilia. Tu dici, ma è possibile questa cosa? L'opposto. Bravo, passaci tutti i nemmeno... contatti, mi raccomando. Questo poi appena fine trasmissione tutti. Ma tu lo sai una cosa, che gli olandesi non fumano, cioè è questa se sei veramente integrato... No, i contatti ci servono per fare altre puntate, tranquillo. per gli espatriati, per gli espatriati al contrario, cioè, era una cosa molto ma molto più ingenua. No, ma perché giustamente poi vivendo in Olanda me lo dicono un giorno sì e l'altro pure, però ecco, è così. Scusa, sei tu quello che si è presentato dicendo che andavi in Olanda a cambiare aria. Io la battuta non l'ho voluta fare, però capito. Su un piatto d'argento, ogni frase c'è una battuta su un piatto d'argento. Quindi quindi sì, abbiamo cambiato un po' aria, è iniziata per me questa nuova avventura. Io avevo vissuto all'estero, avevo fatto un po' avanti e indietro dagli Stati Uniti, poi per problemi di visto la cosa non era andata, però in realtà l'Olanda è il primo paese in cui vivo veramente all'estero, sono, come dire, iscritto AIRE. Okay. Quindi è iniziata per me questa esperienza, e devo dire comunque dopo il famoso periodo di warm up mi trovo abbastanza bene, perché è un paese efficiente dove le cose funzionano, dove comunque ancora diciamo come dire, l'Italian sound è apprezzato, nonostante devo dire nell'ultimo paio d'anni soprattutto sono arrivate, è una meta gettonatissima per gli italiani, soprattutto per quelli che hanno appena finito le scuole, sono poco qualificati, mi dispiace dirlo, però è pieno nei gruppi è pieno di gente che arriva, sta in ostello, poi gli finiscono i soldi, poi chiede aiuto sui gruppi, e quindi è proprio come dire, gettonatissima. E quindi uno dei problemi però grandissimi dell'Olanda degli ultimi anni è il cosiddetto, ormai non si chiama più cercare casa, ma si chiama emergenza immobiliare. È veramente perché intanto l'Olanda, soprattutto in Randstad, che è quella macro area fra Amsterdam e Rotterdam, ha una delle densità di popolazione più alte d'Europa, non vorrei dire una minchia, però la più alta d'Europa. Quindi la gente la gente fa figli, la gente arriva da altre nazioni. Notoriamente l'Olanda è una nazione dove c'è poca terra, dove si deve prendere la terra dall'acqua. Poi, essendo gettonata non solo da chi arriva, ma anche dagli investitori, comunque questo contribuisce, perché giustamente l'investitore magari preferisce comprare casa e tenerla chiusa, sfitta, finché non ha il prezzo che vuole lui. Insomma, stiamo parlando di aumento negli ultimi anni, nonostante Covid, crisi, tutto, ma in media una casa in una zona ad Amsterdam, al centro, non centro turistico, ma anche un po' il centro residenziale, arriva a guadagnare il 17% l'anno, una roba di queste. Sì. Se avete i soldi investite nell'immobiliare olandese. Ma in realtà guarda, c'è una generazione di italiani che è arrivata 10 anni fa, quando ancora si potevano comprare,
anche 15 anni fa, e poi lavorando nel call center tu ti riuscivi a comprare casa. Adesso quelle case hanno preso più del 100% del valore rispetto a 10 anni fa. Impressionante, molto più che impressionante. qui in Irlanda dove c'è una crisi, housing crisis anche qui molto pesante, con ovviamente un sacco di persone che sono homeless e che vivono negli alberghi eccetera perché non riescono a trovare casa né da affittare ma nemmeno da comprare, quindi anche lì insomma è ancora peggio. Sì, penso sia paragonabile solo a Londra, in Europa almeno. Poi c'è chiaramente tutta la situazione expat. Amsterdam è una meta molto gettonata dagli expat, anche un po' diciamo più qualificati, no? Perché l'expat poi è l'immigrato coi soldi, diciamo, no? Che da un lato non hanno problemi a pagare anche cifre un po' più esose chieste dai proprietari di case olandesi, perché ricordiamo che diciamo la vulgata vuole che gli olandesi siano bravi coi soldi, per dirla in maniera elegante. ed è così. Chiaramente dico, io ne conosco tantissime bellissime persone, alcuni se ne approfittano e per roba da favelas brasiliane che chiedono cifre esorbitanti. L'expat che arriva qua, ha un buon lavoro, non conosce la situazione, gli chiedi 2.000 euro, te li dà. Quindi Sì. di contro invece questi poveri italiani che non qualificati, che non hanno idea della situazione, che anzi vengono da una situazione del sud Italia dove le case te le tirano in faccia in questo momento, dove in realtà se tu hai i soldi hai il coltello della parte del manico, no? Per cui giusto per dirti, postano questi sui gruppi Facebook di cui io faccio parte: cerco casa, contattatemi. Che qua c'è una cosa antipodica, perché qua le case in affitto vanno via dopo 10 minuti. La casa in vendita, c'era un periodo che tu la mettevi in vendita, dopo mezz'ora avevi 40 persone che ti chiedevano che erano interessate. E un'altra cosa antipodica rispetto all'Italia è che qua sul prezzo di partenza si fanno le offerte a rialzo. Cioè, qua anche qui in Irlanda purtroppo è una cosa talmente tanto strana per noi che sì, nello stesso modo si fanno le offerte a rialzo, quindi sì, perché in Italia uno dice sai c'ho la casa, la metto un po' di più, tanto quel 20%, invece no, qua subito offerta a rialzo che arrivano anche il 20% in più, 30%, dipende poi dalla zona, dal periodo, però è una situazione pazzesca veramente. In questi ultimi anni sappiamo che i tassi di interesse sono scesi, quindi avere un mutuo era ancora più conveniente, quindi aumentava anche la richiesta. Tutti questi fattori hanno creato il problema dell'emergenza immobiliare. In questa emergenza, questa è una cosa, diciamo così, una situazione specifica di un paese, però in cui ci sono delle situazioni comuni a tanti altri paesi europei soprattutto, per cui anche altri expat in altri paesi possono diciamo così specchiarsi. E la situazione invece specifica è che l'Olanda ha le sue leggi, le sue organizzazioni, la sua cultura, la sua struttura sociale, le sue situazioni. Abbiamo un po', diciamo così, fatto per tangenti alcuni luoghi comuni sul paese, da bravi diciamo così radiofonici un po' ciancianti, però effettivamente diciamo così uno non si immagina. Piero, riaccenditi il microfono e fai la battuta. In realtà l'avevo riacceso, non so perché tu non mi abbia sentito. Dicevo un po' d'antan. Esatto, ecco. E quindi adesso mi sono confuso da solo. Dicevo, le situazioni specifiche poi valgono per ogni paese, e se tu vuoi entrare diciamo così nel particolare, sicuramente ci saranno delle situazioni interessanti proprio per chi è esattamente nella tua situazione in Olanda, un po' meno per chi magari si deve diciamo così scontrare
Ecco, non morire. Scusate. La botticella di Covid, si può dire Covid? Sì, si può dire. Anzi, vorrei salutare tutti gli amici che cantano giornalista terrorista, che è un coro che mi sta rimbombando nella testa da qualche settimana. Ovviamente. Perché sono amici tuoi? No, assolutamente. No, perché però visto che hai detto amici, sto per che... cancellare il tuo contatto. perché noi ci vogliamo bene comunque, noi li vogliamo bene, anche se sono dalla parte, volendo divagare, della barricata. anche qua in Olanda ogni tanto si annoiano e fanno partire le mini rivolte, tipo quella che c'è stata a Rotterdam. Sì, ecco, tra l'altro sì, adesso... perché il nostro podcast racconta una cosa che magari rimane dilatata nel tempo e può essere ascoltata, ma insomma è di queste ore, come dici tu, insomma un po' di protesta dalle parti di Rotterdam, sempre per il solito motivo, insomma. Ma sì, ma in realtà nemmeno, perché tanta gente lo fa giusto perché per andare a fare casino. Questa cosa è partita l'anno scorso come protesta appunto contro le misure anti-Covid, ma poi come qualsiasi cosa si è espansa, si è dilatata, oppure si è un pochino, come dire, watered down. Insomma, poi alla fine la gente dice ok, usciamo, facciamo casino, fanculo la politica, queste cose qua, no? Si può dire nel podcast che molti lo fanno per scassare la minchia, oppure non posso dire? Sì, ok, si può dire. Ma sì. Tanti sono giovani, penso che tutti noi poi quando eravamo giovani avevamo un po' voglia di scassare la minchia così, senza motivo, quindi ci sta. Certo, questa situazione particolare non aiuta, quella di questi tempi. Non aiuta, e poi si intreccia e si allaccia alle situazioni, diciamo così, di necessità vere, come possono essere quelle di problemi di casa, di lavoro, eccetera. Esatto. E quindi poi fa un mischione in cui è anche complicato, diciamo così, cercare di distinguere o di capire, perché guardandolo dal di fuori, se uno non conosce bene l'Olanda nella sua normalità, tra virgolette, è difficile che riesca a capire cosa sta, così come succede in Italia, è molto intrecciata. A questo proposito della situazione della casa, che poi è l'argomento, ti dico che negli ultimi anni c'è anche un po', perché vabbè, in tutta Europa i partiti un po' di estrema destra hanno preso piede. In Olanda, fra le tante, diciamo, motivazioni, c'è appunto questa emergenza immobiliare, perché per gli olandesi, diciamo della working class, per una serie di situazioni, a volte si sono sentiti nell'accesso alle case popolari, che hanno una waiting list di 10 anni, stiamo parlando di 10 anni, gente che arrivava e nella waiting list aspettava 8-9 anni, poi per vari motivi l'immigrato che aveva delle esigenze particolari, la famiglia più grande, il fatto di essere immigrato, cose così, poi veniva scavalcato. Giustamente questa cosa ha fatto un po' montare anche la protesta, insomma, le varie cose. Però sì, emergenza immobiliare assolutamente. Io sono stato fortunato, devo dire, perché la mia compagna è olandese e aveva già casa ad Amsterdam. È una casa piccola, molto piccola. Adesso siamo in 3. Mio figlio è nato da qualche mese e quindi congratulazioni. Grazie. Complimenti. Si chiama Alex. Sì, pensavo generazione Ryanair, perché quello è generato. Ma guarda, io a volte facevo la battuta alla mia compagna, guarda, se Ryanair ci sponsorizza, ci dà un tot, lo chiamiamo Ryan, e poi sponsor Ryan, dipende poi dalla grana, capito? No, invece non abbiamo sentito qual è il nome del pupo. Alex, ok. Anche lì è un nome, diciamo, trasversale, vale in Sicilia come in Olanda, come a Londra, quindi se lui dovrà chiamare l'anagrafe, che ne so, di Calascibetta oppure di Brighton, sempre Alex, è facile. Perché diciamolo, quando ci nascono i figli, soprattutto noi che abbiamo delle compagne di una nazionalità diversa da quella italiana, c'è sempre questo problema di dargli dei nomi, perché poi insomma c'è sempre il rischio di farli sembrare dei nomi da mafiosi da film del Padrino. Esatto. Quindi ma soprattutto quelli che finiscono con la I, tipo sì. Frankie Musarra.
Infatti io ho optato per avere due nomi, uno italiano, uno irlandese, mettiamolo così, e tutti e due i cognomi, il mio e quello di mia moglie, in maniera tale che dovunque potessi andare non E avrebbe quindi avuto questo Così. nome problemi. lunghissimo nobiliare qual è? Che è Gabriella Kate Labrozzi Walsh, quindi Così per rendere le cose facili meno all'anagrafe, io. ovviamente. Ti posso Esatto. assicurare che fra una quindicina d'anni, quando si iscriverà all'università, vi odierà dal profondo del cuore. certo. Soprattutto le spiegherò che può farlo anche di più, visto che abbiamo... Sì, si sceglierà un nome suo e un cognome suo, quindi uscirà da questa cosa. Invece effettivamente Alex è semplificato. È semplificato. È semplificato. Sì. Ma semplificato anche facendo un passo indietro, anche con diciamo così il tuo inserimento in Olanda, perché avendo compagna olandese diciamo che ti è piaciuto vincere facile, però in realtà tutta sta facilità dopo nei fatti quotidiani no, non c'è. Nei fatti no, perché poi in realtà quando abbiamo deciso di comprare casa sapevamo già che sarebbe stata un'impresa, e come molte altre coppie ci siamo imbarcati in questa avventura abbastanza frustrante durata quasi un anno. E in genere funziona così, che tu passi sabati e domenica a vedere Funda, che è questo sito olandese di case, vedi una casa che ti piace, la vai a vedere, fai un'offerta e poi ti viene rimbalzata perché qualcun altro ha offerto di più. Chiaramente i primi mesi ancora reggi, poi a un certo punto noi avevamo sinceramente smesso di cercare. Se non che la mia compagna sul suo profilo LinkedIn vede questo progetto chiamato Vyland, che io all'inizio non l'avevo capito, però ho visto la sua faccia, ho visto che proprio si è riempita di gioia, dice bellissimo questa cosa, dobbiamo fare l'application. Io ho detto guarda, io ho visto la sua faccia, ho detto fai quello che vuoi. E poi ho capito finalmente di cosa si trattava. Allora, Vyland è un progetto che prima di tutto è una comunità, come dire, il design prima che di un palazzo, di una comunità di persone che sceglie, che hanno, diciamo che è, come si dice, è like-minded, che pensano tutti più o meno, diciamo che hanno dei valori e delle visioni del mondo condivise, non tutte uguali, ma diciamo tutti diciamo olandesi, ma anche con un profilo internazionali, professionisti, eccetera, eccetera, che vogliono vivere in maniera meno individualistica e più sostenibile, e che soprattutto rifiutano questa, come dire, questa dinamica commerciale del rialzo all'asta delle case. Per cui nel 2017 un giornalista e un architetto hanno deciso di sviluppare questo progetto in un pezzo di terra che è stata, sempre ad Amsterdam, un pezzo di terra che è stata fregata al mare, e hanno iniziato a sviluppare questo progetto creando prima la comunità e poi un palazzo con diversi appartamenti con le migliori tecnologie sostenibili, impatto zero, come dire, dal lato umano, cioè quindi non chiaramente il mega palazzone. Noi siamo entrati, devo dire, anche qua ci è piaciuto vincere facile, perché siamo entrati a luglio 2020, quando il progetto già era ormai avviato. Abbiamo avuto meno possibilità di scelta, perché in realtà poi questa comunità, cioè chi entrava prima aveva più potere decisionale di influenzare come sarebbe stato poi sviluppato il palazzo. La cosa bella è che in questo progetto non c'era l'overbidding. Tu vedevi un appartamento, funzionava che prendevi un appuntamento, c'era una sorta di interview per capire se insomma potevi far parte di questa comunità, per cui magari il miliardario russo che voleva comprare casa non l'avrebbe comprata, e insomma abbiamo deciso insomma siamo riusciti a entrare in questo progetto. Io ero in Sicilia quando c'è stata l'interview, quindi dico che questo qua è il motivo per cui ci hanno selezionato. Eva ha venduto la cosa perché ha dovuto fare un interview, ti sei scampato soprattutto l'esperienza tipo Piccoli omicidi tra amici. Sì, no, ma tra l'altro
la mia compagna è stata bravissima a vendermi, ha detto guarda c'è un compagno italiano siciliano che fa gli arancini. E già questa cosa degli arancini, beh, fa apposta, venite, ok. Quindi, quando dico l'Italian sound ancora è apprezzato, no? Ecco. Beh, in questo caso più l'odore di fritto, diciamocelo. Anche. La cosa figa di questo progetto è che non c'è commercial party, cioè non c'è un middleman commerciale. Siamo noi che gestiamo chi costruisce, la ditta che costruisce, altre ditte che montano poi i pannelli solari. Quindi in realtà noi da quando abbiamo rogitato ad agosto 2020, perché poi in Olanda si rogita sulla carta, facciamo ogni mese una riunione di condominio via Zoom chiaramente, dove decidiamo le cose. E devo dire che la differenza fra l'Olanda e l'Italia è che qua sono molto organizzati. Una cosa del genere in Italia sarebbe stata quasi impossibile, perché finiva a coltellate. Sì, No, finiva a so- coltellate. Il problema è l'opposto, cioè su Zoom non ti può ammazzare. No, più che altro hanno avuto la possibilità in più di un anno di conoscere i futuri vicini e non solo comproprietari, e quindi hanno avuto tutto il tempo per dirsi: ma a noi vivere con questa gente intorno ci va bene o meno? Ce la faremo? Ci sta qualcuno che non rema nella stessa direzione? Però una cosa che ho già sentito in altra forma, di un progetto molto simile, però un pochino più appunto olandese, cioè delle case sul canale, sull'acqua. C'è un quartierino nato più o meno con gli stessi presupposti di comunità, di super diciamo così rapporto con l'ambiente, con eccetera eccetera, tanto che anche i media italiani se ne sono occupati. Però quando diciamo così ci sono delle situazioni di necessità, di mancanza di questioni, e ci sono dei cittadini che si mettono avanti e ovviamente in Olanda capita sicuramente di più. In Italia abbiamo dei progetti a Milano per questo tipo di, tra virgolette, autocostruzione, che poi non è, ci sono anche dei progetti proprio di autocostruzione, però stiamo parlando che è un po' come le cooperative che si facevano negli anni 80 e 90, forse, no? Da noi a un certo punto. Beh, di fatto è una cooperativa, di fatto la nostra è un po' diversa dalla cooperativa italiana, però è come forma legale, però di fatto è una cooperativa. Poi una cosa importante è che nel palazzo ci sono gli spazi condivisi, no? Per cui tu hai il tuo appartamento, ma noi abbiamo deciso di lasciare un piccolo appartamento per gli ospiti. Per cui quando per esempio verranno i miei a trovarmi, o i genitori della ragazza spagnola, avremo a turni un appartamento da usare, o dei locali commerciali da affittare per pagare le spese. Quindi è proprio questo come dire, mentalità di condivisione degli spazi. che non è poco, ed è immagino una delle cose che per te è nuova, lo è anche per noi, diciamo così, ma da espatriato ti sei trovato di fronte a una serie di situazioni di differenze culturali notevoli. Questa per esempio ne è una, perché questo tipo di predisposizione c'è, ovviamente è comune a tutto il mondo, però insomma lì stiamo vedendo che c'è una roba abbastanza organizzata, anche normata, mi immagino. Non è che uno si inventa le regole per fare queste cose. Qual è stato il tuo shock culturale più grosso, se ne hai avuto uno, nel trasferirti in Olanda? La sanità è stato lo shock culturale più grosso, perché in una frase direi che la sanità olandese è efficiente ma non ti cura. La mia compagna mi sta guardando, no? Per fortuna che le cuffie pure lei. Nel senso che allora, come dire, qua funziona soprattutto da 15 anni a questa parte con un sistema di assicurazione obbligatoria, un po' come per la macchina. È un sistema metà pubblico e metà privato, però l'ultimo anello, che è quello privato dell'assicurazione, per vari motivi finisce per condizionare tutto il sistema, per cui, che ti devo dire, a fine anno le assicurazioni, sai,
come funziona per la macchina, tu hai un tetto, poi fino a tot paghi tu per le tue cure, quando quando superi paga l'assicurazione. Chiaramente l'assicurazione conviene che tu stai nel tuo tetto, quindi a fine anno le assicurazioni fanno un rating dei medici, chiaramente il rating basato su cosa? Su quanto gli hanno fatto risparmiare, non certo su quanto bene fanno al cliente. E poi, come in UK, non so in Olanda, qua il medico di base è un firewall praticamente, cioè non è che puoi andare direttamente dallo specialista, dici io voglio un pediatra, no, tu prima vai dal medico di base, lo convinci che insomma hai bisogno di uno specialista, perché lo specialista si paga, se poi vai 3-4 volte all'anno dallo specialista il tetto lo raggiungi molto, molto facilmente. Infatti la perculata degli expat agli olandesi che qua per qualsiasi cosa danno il paracetamolo, cioè tu vai dal medico di base e dice dottore mi manca un braccio, va bene, allora aspettiamo 2 settimane, vediamo come va, intanto si prende il paracetamolo, così, cioè la cosa è aspettiamo 2 settimane, vediamo come va. Gli olandesi hanno fama di essere molto spartani, molto, sai, anche questa influenza protestante, però chiaramente per noi italiani, che forse siamo anche un po' troppo ipocondriaci, ma che siamo cresciuti siamo fatti così, e quindi che vediamo i globuli rossi, i globuli bianchi, cioè sappiamo tutto di queste cose. Lo chiede un olandese, chiede a un olandese che cos'è un globulo bianco, chiede a un olandese che gruppo sanguigno sei, cioè non lo sanno, perché qua non te lo dicono. Ragazzi, io di mio figlio ancora non so il gruppo sanguigno, non me l'hanno detto. Gli hanno fatto l'analisi del sangue per vedere se c'era chiaramente qualcosa che non andava. Loro qua ragionano: se è tutto a posto noi non ti diciamo niente, se c'è qualcosa che non va te lo diciamo. Mi sembra una clamorosa invasione della privacy nei confronti di tuo figlio cercare di sapere quale sia il suo gruppo sanguigno, pure tu. Cioè, giustamente succede anche qui praticamente, se la famosa frase ok, quando mi farà sapere per gli esami del sangue, se non c'è niente non ti chiamiamo, vabbè, ma vorrei capire me li vuoi dire i valori del colesterolo, delle cose. No, solo in caso di emergenza. Quindi tu vivi quelle 2 o 3 settimane nel dubbio e dici ma mi chiameranno, non mi chiameranno, sì. Quindi se arriva la telefonata l'esame del sangue di Schrödinger, che non ho l'esame del sangue di Schrödinger, sì. Ma l'olandese medio non va mai dal medico, non fa mai un esame del sangue, ripeto, cioè qua l'esame del sangue la mia compagna l'ho convinta io a farlo come dire, l'anno scorso. Sono tutti in salute, per carità, però l'olandese medio non va mai dal medico, anche perché secondo loro questo sistema funziona, almeno secondo molti, cioè nella piramide dei valori del sistema sanitario la prima cosa c'è risparmiare, dopo curiamo la gente. Devo dire, al contrario rispetto, e qua devo dare questo credit al sistema olandese rispetto all'Italia, qua comunque vale la stessa cosa per tutti, cioè non c'è andare dal medico, pagarlo in nero, l'amico dell'amico, se c'hai i soldi, perché in Italia, parliamoci chiaro, ragazzi, se c'hai i soldi la sanità funziona, se non c'hai i soldi funziona anche, perché in teoria è un buon sistema, ma molte volte vai in ospedali che i pavimenti sono una fetecchia, qua invece diciamo le strutture sono immacolate, gli apparecchi immacolati, è tutto organizzato come dire che spacca il secondo, quindi diciamo su questo punto di vista io credo che se un olandese dovesse entrare in un ospedale italiano, magari qualche ospedale del sud Italia, si metterebbe le mani ai capelli, sono finiti un film dell'orrore, perché di fatto poi il paragone della struttura è così. Poi ti dico, i nostri medici sono più bravi intanto perché sono abituati a lavorare con mezzi un po' più di fortuna, diciamo un po' più di difficoltà, e perché hanno una formazione più completa, mentre qua in generale si ha una formazione molto verticale su una cosa. Per farti un esempio, mia moglie non ha, durante sia prima della gravidanza sia dopo, non ha mai visto un ginecologo, perché qua il ginecologo lo vedi solo se c'è un problema, se no ci sono le cosiddette Verloskundigen, sono delle ostetriche midwife specializzate, credo anche in Inghilterra funzioni così, e ti seguono fino a che tuo figlio ha 6 settimane.
Per cui sì, sanità un po' efficiente, però poi capito, soprattutto il fatto che un'altra roba, tu vai dal medico di base, siccome qua hanno tutti una formazione molto verticale, capita che il medico, tu gli parli del tuo problema, stiamo parlando di appuntamenti a 5-10 minuti, perché a questo livello di efficienza, lui piglia, mentre gli parli, si mette su Google e cerca questa cosa, davanti a te. Così. Poi lo cerca su Google. Sì, aspetti 2 settimane, prende il paracetamolo. Beh, quindi... sarebbe Però sì, è sensato... gratis il medico di famiglia, nel senso si No, paga no, o tu no? ma paghi l'assicurazione ogni mese. Paghi l'assicurazione, Di... ma la cosa è che non diventi bonus malus, perché altrimenti, diciamo così, io ho passato alcuni anni della mia vita rompendomi dita, tagliandomi cose, e sarei già andato fallito. No, No, perché no, invece allora questo non vale, dico, è umano da questo punto di vista, nel senso che non diventi bonus malus, cioè se ti prende aspetta che questa la facciamo vedere rapida, aspetta. Allora, c'è la mia compagna che mi passa questo bigliettino. Ho anche partorito 100% naturale. oh, Ride. che quella è un'altra roba, facciamo la puntata sui parti a un certo punto. No, ma beh, il parto è stata una cosa, se lo racconti, cioè siamo entrati alle 8, alle 3 eravamo a casa, che così funziona. Ok, no, non così veloce in Irlanda. Efficienza. Via, No, però il bonus liberare... malus qua non c'è, cioè se ti prende una cosa brutta paghi sempre lo stesso, grazie, ancora, quindi diciamo che qua da questo punto di vista, quindi sì, lo shock culturale è stato quello, ragazzi, la sanità, ma per qualsiasi expat che arriva in Olanda da qualsiasi parte d'Europa, sono gli americani, quando arrivano in Olanda sembra che la sanità è il paradiso, perché chiaramente America è una merda. Mi hai invece illuminato, perché in 15 anni di vita espatriato mi sono sempre e solo curato col paracetamolo senza finire in mano a un dottore, per cui qualora andassero male le cose nella vita posso venire a fare il medico in Olanda, mi sta dicendo. Bravo, esattamente, basta saper usare Google. Quello o una specializzazione, ho risolto metà dei miei colloqui di lavoro facendo ricerche su Google al volo mentre facevi finta di non guardare lo schermo dall'altro lato. Allora, visto che siamo oltre la metà della nostra puntata, come sempre, insomma, vi devo ricordare alcune cose. Intanto iscrivetevi al nostro canale YouTube, scaricate i nostri podcast, iscrivetevi e seguiteci su tutti i nostri social, Una Vita da Lontano su Instagram, su Twitter e anche e soprattutto da qualche giorno su Patreon, quindi insomma seguiteci, aiutateci, finanziateci, insomma comprate i nostri gadget. Vi metto in descrizione qua, insomma, il link per il video sul cane di Piero, quindi sappiate che vi ricordo che se volete trasportare il cane in giro per tutta l'Europa e anche fuori dall'Europa, anche in Sud America, c'è un video che abbiamo realizzato ormai un anno fa nel quale Piero ci racconta insomma come si fa a trasportare il cane in giro. Peraltro, specie per queste cose, rimango sempre a disposizione degli ascoltatori se ci scrivono, perché so la pena che uno passa in queste situazioni, ecco. Sì, che cane è, Piero? Che cane è? È un maneto andaluso, praticamente è un cane da caccia di cui hanno incrociato Questa te la sei inventata, non esiste, ma sembra amici miei, la è un Baslock, guarda, è un Baslock. È una super cazzo. È un Baslock andaluso, perché quello stava lì, il bastardo locale andaluso. Eccolo qua, Andalusian. No, aspetta, però guarda, ce l'ho. Certo che ce l'ho, te trovato. lo stavo passando. È vero. Del Raki. È vero, eccolo non qui. Solo dal punto di vista ma dai, si chiama vero. Non si chiama Neto Andalus? Io non pensavo che fosse vera questa cosa. No, invece si chiama così perché la che versione ci stessi prendendo in giro. No, è un incrocio che è stato fatto per ridurre le zampe al podenco andaluso, che è un cane da caccia per animali grandi, e il maneto è stato costruito in laboratorio perché potesse dare la caccia a lepri e a conigli. Cioè un cane da ratti, diciamo. Okay.
uno dei tanti. E Questo, tra l'altro per chi ci sta la seguendo, Real Asociación Española de Perros lo definisce el pequeño gigante, perché pur essendo piccoli si credono grossi come un mastino praticamente. Ok. va bene. Adesso se ci state seguendo su YouTube vedete le immagini del maneto andaluso. Se invece ci state ascoltando in podcast, cercate maneto andaluso e troverete il cane. Vabbè, è una sorta di Jack Russell, diciamo, però marrone. Sì, Madonna, più o che meno, offesa. dai. È vero, è bellissimo. Vabbè, ma per chi No, ma sto per chi scherzando, ascolta adoro anche il Jack Russell, podcast, figurati. qualcosa si deve immaginare, quindi... Vero. No, ma È un canuccio. Allora, la nostra digressione proprio 17 lire. digressione l'abbiamo fatta con questa cosa insomma di Iraqi, e svegliamo che è molto più difficile, molto più complicato portare in giro dei cani per il mondo trasferendosi che non dei bambini, probabilmente. Avrei anche dimenticato, ho rivisto qualche tempo fa la puntata, avevo dimenticato un'altra spesa, tra l'altro, le gabbiette, 210 sterline fino adesso. Ecco, Gabbiette quindi che per te sono usa e getta sostanzialmente, ma sono monouso. No, non sono monouso, finora- ma nella maniera in cui trattano le gabbiette e i cani nei Ok. vari aeroporti internazionali, ti posso assicurare che quando tutto il mondo diceva tutto il male possibile all'Italia, probabilmente anche meritato, io non potevo farne altro che essere innamorato, perché sono gli unici che mi hanno fatto partire il cane, il cane e la gabbietta in condizioni accettabili. Essendo state 3 quelle che ho cambiato, circa 70 sterline, una novantina di euro. Il cane in aereo dove lo mettono? Mi sono Sotto, sempre perché chiesto. sono per andare in stiva, per non andare in stiva deve avere o un certificato che garantisce che tu hai una necessità psicologica di avere il cane vicino, o in alternativa pesare insieme al suo trasportino non più di 8,5 kg. Ma la stiva è pressurizzata. La stiva è pressurizzata, c'ha un'area specifica su alcuni aerei. Per fare questa Ok. cosa, che è complicatissima, devi chiamare in anticipo l'azienda, dire io parto questo giorno a quest'ora da questo aeroporto e atterro in quest'altro, perché se fai Roma-Londra non si sa su quale aereo puoi finire. Quindi dicono quell'aereo ha 2 spazi, un attimo andiamo a controllare, prenotati tutti e 2, vi dispiace, il prossimo il mese prossimo. E ci sono delle complicazioni. Ci hai detto il tuo shock, diciamo così, negativo, e ovviamente adesso ci potrai dire lo shock positivo, una delle cose che hai trovato in Olanda, Emanuele, che ti ha fatto piacere o che ti ha appunto sorpreso in maniera positiva. Allora, sorpreso non tanto perché più o meno comunque conoscevo già la realtà olandese. L'efficienza è sicuramente qualcosa che è la digitalizzazione della burocrazia, perché io, essendo libero professionista, ho avuto l'esperienza appunto di fare la burocrazia, avere a che fare con la burocrazia in Italia e con la burocrazia qua. Devo dire, l'unico ostacolo per me in questo momento è la lingua, perché altrimenti è tutto digitalizzato in maniera un po' scary, devo dire, perché tu hai questo corrispettivo, diciamo, più evoluto e già presente da anni dello speed, no? Che però te lo danno, cioè è facilissimo. Che non è una droga, ecco, adesso stiamo parlando ecco, di Olanda, non è una droga. Si chiama DGD, e praticamente i tuoi dati sono condivisi con tutti i sistemi, diciamo, tutte i settori della società olandese. Quindi lo stesso DGD ce l'ha l'ospedale, l'assicurazione, il comune, l'agenzia delle entrate. Quindi tu qualsiasi cosa devi fare, entri sul sito col tuo cellulare, scannerizzi il codice QR o entri nel DGD, col DGD, e hai tutte le tue informazioni in maniera molto facile a portata di mano, che per l'Italia è fantascienza, perché in Italia ci sono a parte che funziona tutto con ancora molte cose, non tutto, però carte bollate, cose, uffici, fila alle poste, eccetera eccetera. Qua invece è tutto digitalizzato, il contante è quasi sparito, perché se tu paghi con una banconota da 100 euro non l'accettano, con 50 euro quasi quasi ti guardano male per
per contrastare un po' il riciclaggio generale, ma questo meriterebbe una puntata a parte perché poi in realtà è tutta un'altra cosa, come Saviano sì, l'Olanda insegna. è un caso un po' Sì, particolare dal punto di vista adesso. sì, però devo dire che la facilità con cui tu fai le cose in maniera digitale qua è impressionante, perché diciamo l'Olanda è così, ha un 80%, copre con un'efficienza micidiale un 80% dei casi. Poi però quando c'è quel 10-20% di caso particolare, poi magari qualcuno sbrocca perché non è previsto, però quella parte che è coperta, diciamo, la vita di tutti i giorni è proprio smooth, è proprio, diciamo, efficiente. Quindi ti dico che io, quando è nato mio figlio, dopo previo appuntamento, sono andato al comune di Amsterdam, mi hanno dato il passaporto perché giustamente andavo dai nonni, ambasciata, cioè, parlo, però dico le istituzioni italiane, eccetera, eccetera. Bolli, controbolli, ora mandiamo al comune di residenza a Messina, quindi insomma ancora dopo un mese mio figlio non si sa se ha la cittadinanza italiana, quindi insomma per dire, ricordiamo le ambasciate come al solito c'è sempre il tizio che con accento romano ti risponde ma è del comune di competenza, questa è la frase quando e tu gli avevi detto solo buongiorno in quel momento, buongiorno, sì, è del comune di competenza. E poi i costi, come dici tu, il passaporto anche qui irlandese è costato 36 euro, quello di mia figlia, quello italiano per una durata scarsa di 5 anni, perché poi i bambini lo fanno molto spesso, lo devono rinnovare molto spesso, 100 e rotti euro, quindi ovviamente tra i due quale scegli? Perché quello italiano è di Dolce Gabbana e per cui costa di più, ovviamente. No, ma è la tempistica di farlo a mano, cazzo, puoi mettere la manuenza lì la manuenza. È un'altra cosa che proprio anche un po' un culture shock qua è che non c'è la spontaneità degli appuntamenti per andare insomma a incontrare un amico, a prendersi una birra, zero. Qua tu prendi l'agenda, ci vediamo fra 3 settimane alle 3 per mezz'ora, è proprio tutto il contrario di quello che grazie a Dio succede in Italia, che l'amico finisce di lavorare e scendi, cazzone che ci prendiamo uno spritz. Poi invece, però quello della grande città di Amsterdam o in generale dell'Olanda? Tutta l'Olanda. Infatti c'è un problema secondo me anche di connessione sociale fra gli olandesi, perché io sono abituato, io li chiamo, gli dico vabbè che fai oggi pomeriggio, ci prendiamo un caffè, loro si prendono le agende e fai conto che la mia compagna deve fare una reunion con delle amiche che non si vedono da tempo, ok, ci vediamo, prima data disponibile è 5 aprile. Sarà novembre. Quindi efficienza sì, però poi quando diventa troppa efficienza anche nei rapporti personali è un po' troppo. Però quindi questo è quella è la sindrome da scheduling assistant di Outlook. No, è figlio assolutamente della cultura, diciamolo, una cultura in cui è scortese imporre la tua presenza a altre persone nel momento in cui che non è conveniente per loro, poi nel tempo si stratifica e diciamo nella modernità raggiunge questo tipo di complicazione e di delirio soprattutto. Io ai miei amici, io sono strano, ho i miei problemi, loro lo sanno, per uscire ditemelo il giorno prima, così io mi preparo psicologicamente, per me è dura, è faticoso quello, faremo una puntata a parte. Io mi devo preparare psicologicamente. Mai fatto. Però diciamo così, sulla lingua, allora tu stai studiando l'olandese sicuramente, ti vedo, c'hai lo sguardo di quello, lo sguardo allegro di quello che ci sta provando, che ha paura di essere interrogato, avendo una compagna avendo una compagna che parla benissimo italiano, quindi diciamo così quell'obbligo di comunicare quotidianamente della quotidianità non ce l'hai. Però ovviamente questo non è un valore aggiunto, non è una cosa positiva quando uno sta cercando di imparare una lingua anche così aliena come l'olandese. Sarebbe meglio se tu avessi una full immersion totale. A che punto sei? Quanto tempo ci vuole per imparare l'olandese? Guarda, io quest'anno, approfittando del Covid, ho preso il B1 in olandese.
tramite Zoom, che però era una roba pesantissima, 6 ore a settimana a botte di 3 ore a volta, quindi abbastanza, cervello abbastanza fritto. Poi ad Amsterdam, soprattutto in Olanda, parlano tutti inglese benissimo, che è molto diverso rispetto all'Italia. Ad Amsterdam soprattutto ancora di più, perché ci sono un sacco di expat, quindi anche se non hai la compagna olandese, quegli expat l'olandese non lo parlano perché tutti parlano inglese. La mia compagna parla benissimo italiano, tra l'altro anche inglese, quindi a volte noi abbiamo sempre parlato una sorta di Itanglish, per cui alcune parole le diciamo in italiano, altre in inglese, alcune in olandese. Ora che c'è mio figlio, io un po' vorrò capire cosa si diranno lei e mio figlio nel futuro, quindi mi sono messo un po' più sotto a studiare l'olandese, che è un tedesco slavato, un po' un tedesco un po' come l'italiano e lo spagnolo. Ecco, diciamo. se mi permetti di non far ascoltare mai la puntata alla tua compagna, io ti dico che cosa penso esattamente dell'olandese. Vai. È esattamente una via di mezzo tra il tedesco e l'inglese, che puoi parlare solo quando hai una bronchite violenta che ti prende proprio alla gola. Bravo. Perché loro la G hanno questo suono. E io una sorta di coda, esatto, però più pesante, più grattata. Me ne accorsi in Polonia nel lontano 1989, c'era ancora il comunismo, quando portavi le calze con il collante di nylon famosa. Quando ero andato a vedere Górnik Zabrze Juventus, in cui mi ammalai il giorno dopo aver visto la partita, e l'unico medico che c'era in albergo era un olandese. Io parlavo inglese, mio padre tedesco, e ci mettemmo in due. Lui riuscì più o meno a capire e mi diede del paracetamolo, perché effettivamente mi diede del paracetamolo ed è una cosa incredibile. Che mi disse: ci avete delle medicine? Ci guardò, noi avevamo chiaramente la tachipedia, disse: questa va bene. Sì, però tornando alla lingua, è difficile, cioè è necessario in un posto come l'Olanda parlare l'olandese, soprattutto per integrarsi con gli altri, no? Perché magari la tua compagna con i suoi amici parlano in olandese tra di loro, quindi poi dopo uno rimane fuori dai discorsi. Sì, ma non è solo, anche lavorativamente poi è un big plus, nel senso che poi se vuoi uscire dalla bolla degli expat, su LinkedIn molti annunci sono in inglese, ma tanti sono in olandese e richiedono la conoscenza dell'olandese, no? Per cui è anche per integrarsi, perché poi se no comunque vieni sempre visto un po' come un expat che insomma non si vuole integrare, quindi a un certo punto dopo tanti anni è anche giusto parlarla la lingua. In Spagna hanno un termine specifico per definire le persone così: il ghiri. Il ghiri. Però è vero, io me ne sono accorto, mi ricordo perché ho avuto mio cugino che è stato lì tanto tempo fa, 15 anni fa più o meno, e quando sono andato a trovarlo mi resi conto effettivamente che con l'inglese andavi ovunque, ma comunque senza l'inglese eri un outsider nel vero senso della parola, cioè uno che viene da fuori. Sì. Perché giustamente tra di loro parlano olandese, stanno a casa loro, ci mancherebbe altro. E quindi a questo punto la domanda è: dov'è casa vostra? Cioè di dove siete voi in questo momento della vostra vita come famiglia? Siete in Olanda? Ci resterete? In questo momento siamo ad Amsterdam, abbiamo comprato questa casa, questa casa del progetto su cui è uscito l'articolo sul giornale di Amsterdam. È ad Amsterdam, diciamo, non al centro, in un'isola un po' a destra, diciamo, guardando la cartina, un po' a destra. Seconda stella a destra, quindi. Seconda stella l'isola si chiama Heiburg, e l'isola dove stiamo noi si chiama Centrum Island, isola centrale, non perché sia al centro, ma perché già loro sono avanti e fra 20 anni costruiranno un'altra isola a destra e quindi quella sarà al centro. Pensa un po' tu questa come siamo messi. Quindi fai conto che dalla stazione centrale sono 25 minuti di tram. Buono, buonissimo. E quindi tu ti senti olandese a questo punto? Il cuore è in Olanda? No, olandese no. Comprata maglietta dell'Ajax, sì. No, ancora no. Ma io non seguo tantissimo il calcio, giusto la nazionale. Non fa nulla, l'Ajax ormai è parte del... No, ma già so che ci dovrò portare mio figlio allo stadio e quindi già mi quindi stai già pensando a molti anni nel futuro e quindi ti vedi in Olanda.
Vedi la Ma io mi vostra vedo in vita ancora Olanda, lì. però sì, nel senso che in realtà il sogno, il dream sarebbe comunque avere un lavoro che ti permette di stare un po' in Olanda e un po' in Sicilia e un po' in Italia. Chiaramente poi questo lo puoi fare finché tuo figlio non va a scuola, poi quando tuo figlio va a scuola a quel punto ci devi stare. Però Però sì. organizzandosi si può fare anche un anno, si può fare metà e metà. Io Certo, anche un anno da una sai che parte e bello, uno dall'altra. sì. No, io un anno ho fatto Continuità di 6 mesi, curriculum. ho fatto 6 mesi a scuola a Teramo e 6 mesi a scuola a Roma. Io ho fatto l'anno a metà. Perdonami Emiliano, ma Teramo e Roma hanno le sue belle differenze da sì. Amsterdam, Catania. Ho capito, quasi 40 anni fa c'era la stessa differenza, diciamo così. Stiamo parlando almeno fra una decina d'anni, dai. Quando andavi a scuola sì, c'era sì, ancora sì. la Falcucci come ministro, siamo seri. per Prima, favore. ancora prima, dai. Ancora prima, Ancora figurati, prima, non so all'elementari io ho cioè, fatto questa cosa dell'anno sdoppiato alle elementari, figurati tu. Così. Però quindi abbiamo fatto la nostra quasi oretta di conversazione. Ti abbiamo quasi fatto tutte le domande nostre solite. Ci hai fatto venire assolutamente la curiosità di andare a vedere questi progetti di co-housing, come li possiamo chiamare, di nuove organizzazioni per trovare casa, farsi casa, svoltarsi un po' la vita in situazioni sì. difficili e complicate del mercato, della mancanza di case popolari, insomma di tutto questo problema che non è solo olandese o italiano, ma è comune più o meno a tutta Europa. L'Irlanda probabilmente è uno di quei posti dove la situazione di crisi inizia a essere veramente critica, e quindi non abbiamo indugiato troppo sul cibo. Potevamo fare veramente mezz'ora. No, potevate essere cattivi e indugiare sul cibo olandese. Considerando che sei siciliano e che sei in Olanda, e quindi questa veramente sarebbe stata sparare sulla Croce Rossa a mettere insieme queste due cose. Una cosa hanno buona, la ringa, che è la ringa cruda con le cipolline e il cetriolino. Se ti piace il sushi, io sono siciliano, a me il pesce crudo piace. Ma perché è cruda? No, perché è cruda. La ringa sì, ma cioè il pesce crudo sì, la ringa no. Comunque c'è a dire che grazie a voi all'aeroporto di Schiphol, voglio dire, mi sono divertito tantissimo. Vai Schiphol. All'aeroporto di Schiphol, alla fine di una botta di sfighe clamorose che si sono succedute mentre arrivavo tra Roma e Amsterdam, ho inventato un panino che attualmente Burger King vende in tutta Europa, per cui c'è a dire, questo con oltre 15 anni di anticipo. Che panino, com'è il panino a questo punto, diccelo? Con la ringa. Il triple cheese and bacon. Ok. 3 hopper cheese and bacon da ogni strato. Sì, in Italia te lo devi fare da solo, perché non fanno più né il doppio né il triplo. Però queste sono delle differenze appunto tra i paesi europei inspiegabili, che prima o poi comunque il panino con la ringa esiste veramente, sì, lo so. cioè, tu la ringa la puoi prendere così oppure nel panino, doppia versione Sì, lo della cosa. Ci hanno provato in tutti i modi, maledetti. A Fallen noi praticamente siamo già partiti nella nostra ridda di saluti, di conclusione di cose, che dura più o meno un quarto d'ora come sempre. Non abbiamo detto che tu sei in lizza per il Comites di dove? Di Amsterdam, Olanda, dell'Aia. dell'Aia. E quindi in bocca al lupo per l'elezione, in bocca al lupo. Come si chiama la lista? Diciamolo. Inclusiva, sono candidato con la lista inclusiva. Per par condicio come si chiamano le altre liste? Lo sai? Se no... Next è lista unitaria progressista. Va bene, ok. Però io non so che cosa augurarti, cioè se essere Bravo. eletto e perdere e investire il tuo tempo, le tue ore preziose da passare col tuo figlio a risolvere o comunque a lavorare per altri espatriati e gli altri italiani a gratis, tra l'altro. Ti auguriamo tutto il bene Spagna... possibile, qualunque cosa essa significhi per te. Ecco, abbiamo detto in Spagna 90 euro a gettone di presenza, una roba del genere, mi pare, ci ha detto il nostro amico la settimana scorsa.
però non so Sì, no, quando qua l'hanno tagliata pure, qua in Olanda, No, quindi proprio... in Olanda no, figurati. in Olanda un panino con la ringa e poi È una mezzo grammo di una mezza paracetamolo. Amstel. qua Efficienza. hanno lanciato la campagna per invogliare le vaccinazioni. Se ti vaccinavi ti davano una ringa da qualche parte, un panino della ringa. Sì, sì, sì. Ecco, quindi Oddio, ci sono alcuni... sappiamo perché vabbè, sono andate male. evitiamo di fare parallelismi con altri paesi europei in cui degli imprenditori, diciamo così, dell'intrattenimento, quello un po' più da adulti, hanno regalato, diciamo così, regalavano prestazioni per ogni Un weekend gratis su Pornhub, dei signori. Comunque potevamo fare battute anche sull'Olanda, cioè, a quel punto lì Beh, sì, ci sarebbe sì, stato da fare un grande marketing. Va Comunque, bene, chiudiamo. siamo arrivati alla fine, noi ti ringraziamo, ti salutiamo. Sicuramente avremo bisogno di fare nei prossimi mesi, nella prossima edizione, un'altra puntata con te, perché siamo arrivati proprio alla superficie dell'espatriatismo in Olanda. Ho inventato una parola, scusate. Quindi io ti saluto, ti ringrazio. Se Grazie a voi. vuoi fare tu anche dei saluti o dire una cosa finale inclusiva. Ma sì, inclusiva, votate o non votate, insomma, a seconda di quello che ci augura Fiero. No, mi sono divertito tantissimo durante la registrazione di questa puntata e spero di rivedervi di nuovo. Con piacere. Grazie infinite. A voi. Quindi questa era la 63esima puntata, vero? Yep. Ecco, quindi un po' di ritmo, esatto, quindi che devi dire? Ho detto sì. Questo, ok. Così, finito. Nient'altro. Io ho fatto Piero di solito dice salutiamo tutti gli ascoltatori, ciao e Raffaele poi fa il pippotto finale. No, guarda, facciamoci capire, dobbiamo tutto. iniziare a scriverlo sto finale, perché ha salutato in maniera completamente diversa e ha spiazzato ben 2 persone e mezza su 4, io non lo so. Va bene. Grazie a tutti ragazzi, Allora, come sempre un piacere infinito anche da parte mia. Emanuele è stato divertentissimo e simpaticissimo, soprattutto a sopportarci, per cui in base a questo Raffaele ora chiederà il grano a tutti, vi ricorderà i nostri appuntamenti. Ok, sto parlando in inglese perché stavo leggendo un messaggio che mi rispondeva in inglese e mi si sono inciampate le cannelle, come si dice da queste parti. Questa è Una vita da lontano live, molto poco ultimamente, ed in podcast praticamente sempre. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo podcast, con una puntata. Mi raccomando, iscrivetevi ai canali, iscrivetevi ai nostri podcast, scaricate le nostre puntate, cliccate sul like e condividete i nostri contenuti, e poi, come dice Piero, facendo il gesto delle 2 dita che sfregano per fare il movimento dei soldi, iscrivetevi al nostro Patreon per darci una mano a finanziare tutte le nostre iniziative che vi racconteremo, insomma, come faceva la DC negli anni 40, 50 e 60. Vabbè, che ho inviato la Falcucci proprio te. Alla prossima settimana, ciao. Ciao. Ciao.